Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel secondo store di Emoraia, un ristorante di cui vi avevo già parlato precedentemente e che amo particolarmente. Se non avete visto il precedente video ve lo lascio qua sopra, quindi andate a recuperarlo. Emoraia Shop è un progetto aperto, nato da pochissimo, con la volontà di mostrare un altro lato della cucina giapponese tradizionale, quello della colazione. A Milano non esistono locali che propongono questo tipo di pasto, sfortunatamente. Esistono dei ristoranti che propongono sì una cucina di casa dove alcuni piatti della colazione giapponese vengono proposti a pranzo o a cena, ma mai appunto all'ora della colazione, quando effettivamente questo pasto si consuma. Diciamo che la colazione giapponese è molto diversa da quella nostra occidentale, perché innanzitutto è salata. Ci sono moltissime persone che non amano la colazione dolce, quindi questa potrebbe essere l'occasione perfetta per provare qualcosa di nutriente, completo, ma anche molto buono e soddisfacente, appunto se non mangiate la colazione dolce. Tra l'altro la colazione giapponese, così come tutto ciò che concerne la cucina giapponese, fa parte del washoku, e all'interno della cucina washoku, che è appunto la cucina tradizionale giapponese, una delle cose che sono più rappresentative di questo stile è il fatto che è una cucina molto salutare, quindi gli ingredienti sono sempre freschi, sempre di ottima qualità, molte preparazioni vengono realizzate al momento e poi chiaramente sono tutte molto nutrienti. Quindi in sostanza ciò che troverete dai Emoraia sono da una parte prodotti appunto artigianali di ottima fattura e poi cibi tradizionali giapponesi di origine biologica realizzati secondo i canoni della cucina washoku. Ma bando alle ciance, entriamo! vendiamo sia cibo giapponese, sake, whisky e liquore di Prugna arriva da prodotto giapponese. Anche vedete questo prodotto che arriva, ceramica che arriva direttamente in Giappone. Per esempio questo artista giapponese che ha fatto a Milano, fatto a mano. Questo tonno essiccato, questo alga kombu con marinato salsa di soia e questo base di tè verde, dentro c'è polvere di matcha, si chiama sencha. Questo è hojicha, tè tostato. Questo tè verde, dentro riso soffiato. Questo due che è meno teina. Quale preferite? Eccoci qua, ci siamo accomodate, ci siamo fatte preparare due colazioni giapponesi in modo tale da farvi vedere così come viene servito in questo locale. Abbiamo la zuppa di miso fatta in casa con ingredienti, verdure fresche, viene praticamente servita, preparata al momento direttamente dalla pentola. Poi abbiamo il sottaceto e l'onigiri, che anche questo è stato preparato poco fa, quindi freschissimo. Questo con tonno essiccato, quindi katsuobushi, e questo invece con lume, che a me piace particolarmente, infatti quando vado in Giappone lo prendo sempre al Konbini. Ha un sapore leggermente acidulo, salato,
ma non è troppo forte, quindi vi invito a provarlo perché ha un sapore davvero giapponese, secondo me, molto particolare. Poi abbiamo preso i 2 tè, uno a base matcha, uno con riso soffiato, questo ha davvero molta poca teina, quindi magari se non siete abituati a bere il tè matcha, che è, diciamo, tra virgolette, una sorta di equivalente del caffè, perché è molto forte, vi invito a provare questo oppure il tè, quello a base tostata. Perfetti questi con poca teina per diciamo, fine pasto, oppure anche la sera potete berli tranquillamente. Comincio con l'assaggio dell'onigiri perché l'alga nori è bella fresca, croccante e mi piace gustarla quando è ancora così fragrante. L'alga non ha un sapore forte di mare, è molto delicata, ma al contempo è bella croccante. Non so se avete sentito l'SMR. E il riso giapponese cotto perfettamente, a una temperatura molto gradevole. Lume, come dicevo, ha un sapore particolare, ma non è sgradevole, ha queste note salate e leggermente acidule, ma molto delicate, quindi davvero provatelo, questo è il mio onigiri preferito. Buonissimo. C'è anche una parte di fondo che comunque è leggera, non è per niente pastosa, tollerabilissima. Il cetriolo, ripeto, i sottaceti in Giappone li troverete sempre in qualunque pasto. Anche questo è bello croccante, la consistenza crunchy del cetriolo, nonostante la marinatura non si perde. Potete sentire quanto è bello sodo, bello scrocchierello, anche la parte diciamo più acida e ben calibrata. Comunque in Giappone si usa l'aceto di riso che non è come il nostro, particolarmente forte, aspro e molto più delicato e bilanciato, quindi anche questo gradevolissimo. Della torbidina è bella densa, sapore ricco, miso che ovviamente è stato messo all'ultimo momento, no, quando la zuppa bolle, perché ha delle proprietà nutritive molto spiccate e quindi va messo appunto alla fine in modo tale che non si perdano attraverso il processo di bollitura. Adesso assaggio anche la verdura, che in questo caso è protagonista la zucca nel menù di oggi. Zucca che è stata precedentemente cotta, ma anche qui cotta a puntino perché non si perde la consistenza, resta bella carnosa, diciamo, bella duretta. E poi vi voglio fare notare come è stata tagliata. Praticamente in Giappone la verdura viene tagliata in modo che i lati vengano, appunto, risultino smussati, in modo tale che durante la cottura i vari pezzi non si rompano e quindi il pezzettino resta in forma. Fungone, sta sempre bene perché dà ulteriore sapore umami. Zuppa di miso con miso bianco, questo qui. Quindi proprio la più classica in assoluto. Se siete abituati a assaggiare zuppa di miso istantanea, vi invito a provare questa qui per poi non tornare più indietro. Trovate anche un fagiolino che adesso mi è scappato. Eccolo qui, bello verde. Buonissimo. Voglio assaggiare il mio onigiri? Uno sì, uno perché lo voglio, due perché devo. Che sacrificio. Mamma mia. Onigiri di katsuobushi, che non è una parolaccia per chi è un neofita della cucina giapponese, ma è il tonnetto bonito e essiccato che viene tagliato con una speciale lama che viene posta all'interno di una scatoletta di legno. Se andate in Giappone, soprattutto al mercato di Tsukiji, che comunque nonostante tutto esiste ancora, lì potete vedere alcuni artigiani che lo tagliano al momento. Da noi ovviamente lo vendono nei negozi
di alimentari asiatici in busta, è fragrante e comunque buono lo stesso. Vado all'assaggio. Se l'alga nori è di qualità come appunto questa, deve scroccare e poi non deve avere un sapore troppo forte di mare, e appunto questo è il caso, quindi do un altro morso. A volte prendi pezzettini proprio di tonno, sono sapidi, il riso comunque è un riso molto delicato, quindi quando va a contrasto è un picco di sapidità, di sapore, umami, molto importante, buonissimo. Cioè, se vi piace la colazione salata, questa è proprio una scelta super valida secondo me. Tipi diversi di sake che facciamo gustazione. Allora, è molto facile da avere. Questo, per esempio, questi due che è secco, è fruttato, quindi assaggiate cosa differenza. Cuore di prugna, che questo è base di sake, dentro c'è peperoncino, quindi si sente dopo che bevuto, si sentirà piccante. Invece questo è tsukushi, che è sake di grano, dentro ho messo riprugna biologico, 2 anni fermentato. Invece questo liquore di prugna è base di sake, si sentirà ricco di prugna. E poi anche c'è aperitivo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, ci aspettavamo una colazione, almeno sapevo che qui si faceva la colazione, al massimo il pranzo con la bento box anche a portar via, invece scopro che recentemente è stata aggiunta per esempio la degustazione di sake, quindi con relativo aperitivo, e poi la merenda con i dolci fatti in casa. L'esperienza è stata più che positiva, ma non avevo dubbi, visto e considerato come è veramente competente e professionale la cura che il personale di Emoraia mette in tutto ciò che fa. Il negozio è piccolino, ha solo 4 posti a sedere presso questo bancone, quindi magari prenotate o comunque arrivate sul presto per evitare di fare la coda fuori o comunque di aspettare. La qualità di tutte le preparazioni è altissima, non è una bugia quando dicono che è tutto fresco, biologico, veramente buono, si sente, le preparazioni sono tutte realizzate in maniera consapevole, mi è piaciuto tantissimo, spero anche tu Virgi puoi confermarmi, fa sì dietro la camera. Quindi che dire, vi invito a provare la colazione giapponese e non solo, fatemi sapere poi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Emoraia Shop でお待ちしております。